Ciao a tutti, sono Samuel Io sono Luca. e oggi abbiamo un tema molto bello per voi, per la vitamina del martedì, Sì, è molto attuale. molto attuale perché è una cosa che noi facciamo molto spesso, Sì. non è vero? E quando voi vedrete questo video noi l'avremo appena concluso, quasi. A Brissago, L'abbiamo fatto a Brissago sabato scorso, quindi 3 giorni fa. esatto. Ma ce ne saranno anche altri, oggi Sì. parliamo delle porte aperte. Porte aperte. Porte aperte, cosa sono, perché le facciamo e perché sono fighi? Perché spaccano, no? Sì. La porta aperta, dunque open house, offene tour, arriva soprattutto penso dagli Stati Uniti, Lì va molto. va molto, Ogni va fine molto. settimana ce n'è uno. Sì. Da qualche parte. Ed è proprio una festa gigante. Ho visto una pubblicità l'altra volta, non so quando era, un po' di tempo fa, dove avevano anche il castelletto con l'aria, mentre quello che si gonfiano per i festini dei bambini. Ah, sì, tipo lo scivolo, quello che fa. Sì, no, quello è l'altro, quelli che vendono le macchine. Ecco, tipo un pupazzo gonfiabile. Sì, l'idea è che è una bella festa, no? Una cosa che facciamo anche noi quando facciamo le porte aperte, che sia una casa, un appartamento, è che gonfiamo tanti palloncini e abbiamo tanti cartelli, vogliamo attirare l'attenzione sulla proprietà che andiamo a far vedere. Vuoi magari spiegare in due minuti cos'è la porta aperte? Sì, le porte aperte sostanzialmente sono una giornata in cui noi saremo presenti in uno dei nostri oggetti. Così facendo permettiamo alle persone che sono interessate a quell'appartamento, a quella casa, di poterla venire a visionare all'interno senza nessun tipo di appuntamento, perché di per sé è un po' più chill, usiamo un termine un po' più giovanile come cosa, perché non fissi l'appuntamento con il cliente, con il proprietario o con l'agente immobiliare per andarla a vedere in un determinato giorno, una determinata ora. Con le porte aperte sai che quella giornata saremo lì, siamo pronti ad accogliervi, voi potete venire, fare una passeggiata, fare le vostre domande e andarvene sostanzialmente. Sì, solitamente dalle 10 alle 4, un 6 ore di tempo, un lasso di tempo che cerchiamo di farlo il sabato pensando a quando le persone hanno più libero e quando anche noi possiamo lavorare. Si può anche fare di domenica volendo, magari in quei weekend dove c'è molto afflusso, però di solito di regola è il sabato. Sì. E sì, l'idea è proprio quella che senza impegno potete venire a vedere un immobile. Siamo lì, voi venite, vedete, andate e tutto va bene, no? Possono chiedere, fare domande, fare foto, noi comunque lasciamo la documentazione dell'oggetto che abbiamo in quel giorno per le porte aperte, dunque ti puoi portare a casa anche la documentazione, studiartelo, però avendola vista dall'interno è tutta un'altra prospettiva, perché è molto diverso vedere e capire com'è un appartamento o una casa dalla documentazione, quindi tramite foto, che poi dal vivo. Dunque le porte aperte aiutano anche, sono utili anche per questo motivo, per capire esattamente se piace o non piace quello che stai vedendo. Sì, anche per i più timidi. Esatto. Perché capita che ci sono quelle persone che magari da tanto tempo vedono che è in vendita l'immobile ma non vogliono venire o non vogliono andare a vederlo o per chissà che motivo scappa sempre dalla mente, ma quel giorno lì guarda caso sono in giro e possono venire a vederlo. E dunque abbiamo già ricevuto infatti tanti complimenti per quello. Esatto. Se siete passati da Brissago sabato scorso avrete sicuramente notato la quantità enorme di palloncini che abbiamo messo, di cartelloni. Eravamo praticamente ovunque. Magari mi vedrete sulla strada fare così. Venite tutti quanti. Saremo in tanti perché avremmo avuto tanti. Noi stiamo parlando al passato come se l'avessimo già fatta, in realtà le stiamo registrando, arriverà prima. questo sabato, avremo tanti immobili Molto da far vedere per questa. Di solito si tratta di 1 o 2 unità, ogni tanto si fa qualcosa di più grande. Diciamo che noi ci stiamo specializzando in città o paesini, perché Sì, ultimamente sì, stiamo vero. facendo delle porte aperte sempre concentrate in posti in cui abbiamo 3-4 oggetti, quindi Vero. facciamo di per sé, ormai il nostro standard è diventato una grande festa, una grande Giusto, porta aperta, non giusto. solo una casa ma 3-4 Sì, almeno. dove potete fare tipo il percorso, no?
dove vai a vedere uno, puoi andare a vedere l'altra, fai un giro, sono 2 o 3 ore, è bello. Sì, vedi oggetti diversi, posti diversi, però nello stesso, più o Sì, meno nello stesso paese. sì. E questo per per gli acquirenti o persone che sono interessate ad acquistare, o se avete anche solo un'idea di cosa che magari vi piacerebbe un giorno acquistare, è una buona occasione da partecipare, venire a vedere e farvi un'idea di cosa vuol dire visitare una proprietà e anche poter fare delle domande. No, noi siamo lì anche per quello. Poi abbiamo anche dal punto di vista del venditore, è interessante fare le porte aperte. Perché? Perché è un'opportunità di fare molta più pubblicità di quella che si fa già di solito, della pubblicità classica. Anche perché noi durante, diciamo, il periodo che va prima e dopo le porte aperte, noi facciamo una pubblicità abbastanza massiccia, sia sui social network, sia con dei video che avrete visto per queste porte aperte di Brissago, sia a livello di volantinaggio anche, tempo permettendo ovviamente, questa settimana ci è andato un po' male, però di per sé si crea proprio, si polarizza un interesse verso un determinato oggetto o un determinato paese. Sì. E in questo caso anche i venditori sono contenti che si stia valorizzando un oggetto che loro hanno in vendita con noi. Sì. Quindi Sì, e poi non è una cosa super frequente, ma è già successo che in effetti arriva la persona proprio quel giorno che non sapeva e acquista. Maggior parte delle volte sì, arrivano tante persone, ma è già successo anche che arriva nessuno, per l'amor del cielo, capita anche quello. Una delle mie peggiori che sono stato lì 6 ore a girare i pollici, non è arrivato nessuno. quelle sono davvero Le più frustranti. belle sono quelle quando poi la persona effettivamente arriva e acquista proprio grazie alle porte aperte. Sì. E una cosa anche mette sulla mappa la casa, dunque i vicini, i cugini, la gente che va a fare la spesa, tutti quanti vedono che c'è in vendita qualcosa in zona, dunque ne parleranno, gira la voce. E questa è una cosa molto positiva perché tante volte è il passaparola, ho saputo che vendi o che qualcuno lì vende, dunque andiamo a vedere, partono messaggi, telefonate. Dunque appunto per questo che noi consigliamo vivamente di fare le porte aperte. Abbiamo invece venditori che non vogliono farle, possiamo anche rispettare che non vogliono Sì, è fare le porte capitato aperte. che non c'è la possibilità perché magari la casa è abitata e in quel momento, in quel periodo non possono andare altrove, oppure semplicemente perché non sono contrariati a questo tipo di iniziativa. Però di per sé le porte aperte fanno bene a un oggetto, fanno bene. soprattutto anche al vicinato, come dicevi tu prima, perché può anche capitare che qualcuno abbia l'intenzione di vendere e la casa proprio di fianco alla sua ha una giornata di porte aperte e magari dice ecco, forse potrebbe essere il momento giusto per fare il passo avanti, vado là, ci conosce, vede la casa e magari da cosa può nascere cosa, no? Sì, Quindi crea i curiosi. molte interazioni, crea una giornata, un evento del genere. Sì, arrivano tanti curiosi, gente che abita vicino, i vicini vengono a vedere e non è raro che hanno anche, magari quel cugino, quella zia Che vuole vendere. che vuole vendere ma anche acquistare, perché se tu abiti lì c'è un motivo. Sì. E dunque cogli l'occasione per andare a vedere quella cosa che era in vendita, che non ti saresti mai permesso per conto di un altro andare a fare un appuntamento, far perdere tempo, cioè Esatto. perdere tempo, no? Uno pensa che fa perdere tempo, ma non è così, però no, questi pensieri ci sono. Dunque dal momento che c'è la porta aperta vengono anche questi e che magari poi parlano bene dell'immobile ed sono sempre opportunità in più. Assolutamente. Terzo punto che voglio trattare, e hai toccato anche te, hai parlato di comunità e la relazione. E per noi come immobiliaristi è un'occasione di far vedere che ci siamo. Siamo presenti sul territorio, siamo presenti, investiamo il tempo per conoscere le persone che abitano nel quartiere, Sì. investiamo il tempo per stare e promuovere la casa, ma anche promuovere qualcosa di positivo, no? Arriverà qualcuno di nuovo nella zona in cui voi siete, cari vicini, ed è appunto per noi anche una gioia poter contribuire a questo. Dunque c'è la presenza, no? C'è la presenza, non siamo solo online o ci vedi di sfuggita qualche volta che facciamo una visita, siamo lì, siamo presenti anche per voi che volete venire a fare domande, anche a parlare di totalmente altre cose, volentieri. Sì, assolutamente. Le porte aperte sono una festa. Celebriamo
un qualcosa che può nascere, perché alla fine anche il destino, no, fa parte delle porte aperte, perché una persona, una famiglia, chiunque che viene a vedere un appartamento durante delle porte aperte, lì può scagionare qualcosa che cambia totalmente la sua vita, magari si trasferisce con la famiglia e quello diventa la sua nuova casa, il suo nuovo vicinato, il suo nuovo quartiere, quindi ecco, proprio si instaura un rapporto con il destino che per noi che facciamo questo lavoro è magico, no? Perché abbiamo questo potere, ovviamente, tra virgolette, di poter indirizzare, di poter dar vita a dei destini nuovi. Sì, ed è già successo che magari arriva la vicina che racconta la storia di come è stata costruita la casa a fianco e c'entrano i genitori o i nonni ed è arricchente. Sì, no? è successo alle ultime porte aperte che abbiamo fatto a Losone. Infatti, Proprio- infatti è venuto in proprio mente così. quello. E quindi sì, e poi si instaurano delle relazioni, Sì. in qualche modo. Sì, fa parte, per me le porte aperte per tante coppie può essere l'inizio del processo di cercare qualcosa, no? Indipendentemente appunto dal fatto che se vendo la casa o l'appartamento dove facciamo porte aperte, per un acquirente che vede che ci sono le porte aperte è un'opportunità di iniziare. Io lo dico sempre, no? Appunto venite a bere qualcosa con noi, anche se avete solo l'idea che magari vorrete comprare un giorno, che possiamo bere un caffè e parlare e magari iniziare il percorso, iniziare quel processo di non essere timidi, no? Vedete i palloncini, i cartelli, siete più che benvenuti, venite. Assolutamente, perché se siamo lì da soli, sicuramente non ci divertiamo. Dunque venite, non ci magari disturbate. giochi a poker sul telefonino. Ecco, magari prendiamo soldi online. No. Sconsigliamo di giocare a poker online. Però Giusto. sì, venite a trovarci. Se avete anche solo un'idea, siete incuriositi dal cartellone, dai palloncini che vedete. Io ogni tanto metto anche la musica, per essere sincero. Mi piace mettere un po' di jazz, un po' fusion. Sì. Così, C'è una cosa che cogliere. tanti fanno che io non faccio, è mettere cibo e bevande. Perché Noi non l'abbiamo mai fatto. No, infatti non l'abbiamo mai fatto perché ho paura che le persone magari sporcano. O che magari se c'hai chips, le mani unte, vai in giro, Sì, tocchi le sì. cose, non lo vedo, dopo può creare disagi. Sì, se è una casa abitata, poi ritornano i proprietari e vedono che c'è dell'unto in giro. Sì, o cartacce per terra o altro. Invece altre persone, altre ditte lo fanno. Vabbè, ognuno ha le sue scelte, va bene così. Da no? noi al massimo portate voi il cibo. Lo mangiamo fuori. Un nel panino, una focaccia al crudo e mozzarella, grazie. giardino. Esatto. Se passate durante l'ora di pranzo è ancora meglio. Sì. E niente, queste sono le porte aperte, siamo qua per voi, le facciamo volentieri e se avete domande a riguardo o qualsiasi altra cosa contattateci. Sì, come sempre siamo a disposizione. Voilà. Alla Buona prossima. giornata, alla prossima.